È assurdo pensare che quando ero piccolino giocavo sempre in questi boschi con gli amici, ma nella grotta non ci volevo entrare perché avevo paura. Mi avevano detto che ci viveva il drago di San Giorgio. Poi ci sono tornato anni dopo con gli amici del dry tooling e mi si è un po' aperto un mondo, no? Ho visto questo tetto gigante e ho pensato, cazzo, ce l'ho a 50 metri da casa e non l'avevo neanche mai visto. Per uno che aveva paura ad entrare, ho finito per passarci le ore da solo al buio la sera. Mi sono allenato per anni su questi traversi e intanto guardavo quella linea immensa. Un giorno ho semplicemente detto ok, è ora, è iniziata questa avventura, chiamiamolo pure questo circo. Matteo è una persona testarda. Sì, una bella testa di quiz, come si dice, cioè uno poi che non molla, ecco. Ho visto in lui proprio una vera e propria ossessione in questo progetto. Tiro un po' su, Johnny. Blocca alto. Abbiamo fatto i 10 metri. Il tiro è fighissimo. Il problema è che ne mancano 50 e arrivo qua morto, per cui non è una lunga avventura. Vedremo, dai. Avanti. Lo penso un po' come il criceto che gira sempre in quella ruota così. Ogni sera per settimane e settimane, avanti e indietro, allenamenti, sicure, tentativi. Ci mette se stesso anche nelle altre attività in montagna, però qui l'ho visto veramente impegnarsi dalla vita quotidiana, dall'alimentazione all'allenamento metodico, proprio una sorta di autolesionismo. Sì, un autolesionismo perché... Eccoci qua, prova. Siamo sempre qua, lo vedete il tetto, nell'abisso. Ormai appuntamento fisso delle nostre giornate autunnali. A quel punto mollo la picca, l'abbandono sulla presa prima, giro con i suoi cazzo di spit e poi torno a riprenderla. E questo tiro che non vuole finire e che mi piacerebbe un sacco che finisse. Alizia è una via incredibile, questo tetto di quasi 70 metri, i movimenti sono tutti molto duri, non ti lascia un attimo di respiro. Cos'è il dry? Per me il dry è una cosa un po' che non concepisco. Sono poche persone che hanno voglia di attaccarsi comunque su per soffrire su queste picche così e fare un coso così mi viene male. Anzi, faccio fatica a tornare su dal buco quando faccio sicura. Tieni. Puttana. Io ricordo quel periodo come una grande ossessione. Ogni sera ero sul letto, non riuscivo a chiudere gli occhi, ripensavo ai movimenti, mi chiedevo se fosse davvero possibile, se io fossi all'altezza. Ti dà quella sensazione che sei là, che potrebbe rompersi. A quel punto riesci a girare la Ianiero e stai sotto. Se la lama è bella dentro, prende una bella porzione di roccia. Altrimenti lo scazzo è che se giri un po' il polso, scivola un po' sul bordo, il bordo c'è meno roccia, è tutta marcia e si spacca fuori, cazzo, e vengo giù.
Per me l'aspetto più difficile di Alizia è stato quello psicologico, l'avere da un lato tutte queste pressioni e dall'altro l'importanza totale di stare tranquilli. Lui stesso affermava che era uno scalino al di sopra delle sue possibilità. Cominciava a sentirsi pressato, cominciava a sentirsi con i tempi abbastanza stretto. E poi c'era quel movimento chiave che arrivava dopo 20 minuti di scalata continua e anche da riposato mi veniva una volta su 2. E tutti i miei tentativi continuavano a infrangersi su sta cazzo di presa 37, mi si aprivano le mani e venivo giù. Un po' meno, comunque va bene. Devi arrivare ad un punto in cui, come dico sempre, devi riuscire a dormire in Yaniro, devi riuscire a dormire sulle tue cozze, ma quello è solo il punto di partenza fisico, poi su quello devi costruire tutta la parte psicologica del tiro. Ok, scalo. Avevo provato tutti i movimenti decine e decine di volte, per cui dovevo solo fare in modo che il mio corpo eseguisse senza pensare, concentrato sulla respirazione, e quella è stata un po' la chiave di volta, buttare fuori l'aria nei movimenti giusti. Ok Johnny, vieni. Cercando di entrare in quell'ottica di tranquillità e di essere completamente nella comfort zone. Erano tante le cose che non mi facevano stare tranquillo. Sta roccia un po' così, un po' dubbia, bella marcia, con la punta del trapano comincia a sforare, fare sabbia dietro e dici terrà sto speed, non terrà. Ti devi prendere dei bei rischi comunque. No, si è spaccata. Rischiata sto giro. Già. Pazzesca. Madonna. C'è tutta la banca che è venuta via. Ma soprattutto il tempo che volava. Non era un tiro che potevi provare 3 volte al giorno, potevo provarlo una volta, poi lo provavo domani, poi un bel allenamento, poi 2 giorni di pausa. E questa era una routine che divorava le settimane e il tempo stringeva. Ci sono quelle giornate in cui finisco e dico ok, secondo me si può fare, però la maggior parte delle giornate sono là e mi sembra troppo impossibile farlo in continuità. Quando vuoi veramente toccare un limite, devi avercelo nel tuo cortile, deve diventare veramente la tua seconda casa. Ma se mi guardavo intorno in questo mondo del dry tooling, girando per queste grandi grotte, provando i tiri degli altri, lo capivo che la difficoltà era sempre un po', come si può dire, orchestrata, era sempre un po' una scorciatoia, no? Se per chiudere un tiro considerato estremo mi ci volevano 3 tentativi, certo era una bella performance, ma è chiaro che quello non era un vero limite. Un limite puoi provarlo solo se decidi di investire mesi e mesi su un progetto, solo su quello, centinaia di ore di tentativi, quello puoi chiamarlo un vero limite. Bella. E quello che ho provato a fare con Alizia era riportare sulla roccia la mia idea di una via davvero estrema, far vedere a tutti che il margine è ancora enorme, che questo confine è ancora molto lontano. Sono stato attaccato per questo motivo, mi hanno attaccato per lo stile,
qualche rivista si è rifiutata di pubblicare le mie salite. Possono raccontarti quello che vogliono, ma tutti gli atleti inseguono il successo, anche quelli che credono di essere dei veri puri. Ma è normale, gli atleti si iscrivono alle gare perché vogliono vincerle, perché alla fine è questo lo sport. E quando provi a fare qualcosa di nuovo, quando provi ad allargare questi confini, avrai sempre delle resistenze, le invidie, i commenti negativi. Ma tu alle volte devi avere un po' quell'arroganza di sbattertene i coglioni dell'opinione anche di chi è venuto prima di te. Certo, devi rispettare quello che ha fatto, ma anche sbattertene i coglioni, abbassare la testa e andare avanti con la tua idea. Perché la verità è che quello che tu oggi chiami impossibile, quello che tu oggi chiami follia, tra 10 anni sarà la normalità ed è là che ci sarà una vera valutazione di quello che hai fatto. Alizia è greco antico, significa verità, ma la traduzione più corretta sarebbe il non essere celato, un'evidenza. Ed è un'idea che è nata in un paio d'anni di grande tumulto morale per me. Il concetto di verità è stato messo in discussione e oggi ovunque sembra essere più importante la fonte, chi ha detto una cosa, piuttosto che la realtà oggettiva dei fatti. E Alizia era proprio quello, pura difficoltà, senza scorciatoie, senza segreti. Per arrivare in fondo dovevi lavorare su te stesso, non sulla via. Pensi davvero che sia la via più dura del mondo? Devo proprio dirlo. Per me è palese, ma lasciamo che sia qualcun altro a venire a ripeterla e magari confermarla. Ma alla fine quello che dà ragione a tutti gli argomenti è il tempo, soltanto il tempo. E questo un po' di soddisfazione te la dà, perché se tu sei sicuro di quello che hai fatto, se tu sei sincero con te stesso, questa gloria può aspettare. Dai Ale! Sì! Ale Byron! Sì cazzo! Ale! Grazie ragazzi. Yeah. Grande Vez! Machine! Diciamo, vederla là ogni sera mi viene da dire un giorno potrò farlo anch'io e non la vedo più come una via impossibile. Così non devo più venire in quel buco a farsi cura. È un po' di soddisfazione anche per me, che sono uno di quelli che gli basta guardare questi ragazzi che volano sulle piccozze. La determinazione, ecco, porta dei risultati e questa ne è stata la prova. Ecco. Se c'è una cosa che ho imparato con Alizia è che tutti quei momenti in cui ho fatto un salto di qualità in ogni aspetto della mia arrampicata, ma anche della vita stessa, è stato perché ho deciso di buttarmi a capofitto senza pensarci su qualcosa di più grande di me e in qualche modo poi dovevo tirarmene fuori.
noia. Ah, che legna.